Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera e finite le feste, almeno per quanto riguarda il Natale, si ritorna qui sulla radio a ormai pochi giorni da Milan-Sassuolo di sabato alle 18, ultimi 3 giorni di avvicinamento alla gara e poi sarà anno nuovo e poi via via vi andremo a raccontare anche le ultimissime gare di questo girone d'andata, ci sarà la Coppa Italia al 2, insomma non ci si ferma mai. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Pensavo fosse la terza parte questa del 25 dicembre, ma in realtà non è così e quindi No. bisogna tornare qui live o registrati, insomma, su Radio Rossonera. Bisogna tornare, so che vi è mancato, avete fatto un po' di giorni di riposo, bisogna tornare a mettere like a Ah-ah. questi video, perché nelle feste si è tutti più buoni, quindi si mettono più like. Ci si iscrive al canale se non lo si è ancora fatto, si attiva la campanella per le notifiche così non dovete cercarci e si lascia un commento qua sotto. Diteci la vostra sul momento, su Pioli, sulla squadra, su come svoltare, insomma diteci la vostra, aspettiamo tanti commenti. Dai, partiamo subito con quello che è l'avvicinamento alla partita, visto che ci sono buone notizie, cattive notizie, c'è da parlare dell'allenatore, c'è da parlare dell'allenatore dell'anno prossimo, strano a dirsi, è il 27 dicembre, ma ci sono già parecchie voci sul prossimo allenatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dai, andiamo via rapidi, poi vi ricordo che durante la giornata comunque uscirà un altro video qua sulla radio che sarà una sorta di piccolo talk, una sorta di mattino Milan bis. Questo Pomeriggio Milan possiamo fare. sì, come Dopo fa mattina 5, pomeriggio 5, pomeriggio, salutiamo esatto, Federica Panicucci e Barbara D'Urso che ci seguono, facciamo mattino Milan e pomeriggio Milan. esattamente. Più o meno sarà esattamente ciò e poi uscirà in serata un obbligo di riscatto speciale, quindi non vi lasciamo soli in questo 27 di dicembre. Torniamo a parlare di Milan dopo un po' di tempo a questa parte e ricominciamo da dove ci eravamo più o meno lasciati, ovvero da una crisi di risultati, di uomini, di infortuni e chi più ne ha più ne mette in questo momento. Scossa Teo Leao, Giroud per i gol pesanti, il Milan deve svoltare. Crisi, innesco così. Questa è Gazzetta dello Sport di oggi, che poi fa una sorta di memorandum. 1. Motivare i top. 2. Appoggiarsi ai fedelissimi. 3. La difesa su Simic e Kier. Il 4 mi fa un po' sorridere. 4. Lavoro. Vabbè. Io avrei fatto 1. Non prendere Lavoro. gol. Non prendere gol. 1. Non prendere gol. Perché il Milan in realtà segna sempre. Non è che non segna mai. I suoi gol li fa sempre. 1, 2, 3 gol a partita. Li fa sempre. Il problema è che li prende sempre. 1, 2, 3 gol a partita. Primo, non prendere gol. 2, non infortunarsi. Sarebbe cosa buona e giusta. Poi vengono tutto il resto. Vabbè, Henry, scherzi a parte. Ricominciamo più o meno dove ci eravamo lasciati, con un ritorno, quello di Pellegrino, che quantomeno allunga un po' la batteria dei difensori, anche se insomma, è tornato in gruppo ieri, quindi è probabile che con il Sassuolo torneranno in campo ancora una volta Kier e Simic, mentre non si vede ancora all'orizzonte il ritorno di Yunus Musa, che ancora ieri ha Ah, fatto personalizzato. E quindi con Yunus Musa, che era fuori per precauzione 3 settimane fa, o no, 2 settimane fa, 1 2. settimana fa era ancora fuori perché vabbè, ma tanto torna col Sassuolo, e all'alba del 26-27 dicembre è ancora personalizzato. Speriamo di rivederlo, che so, tanto altro non Eh, si sa. È affaticato, non si sa a che gamba e a che sì. muscolo. Poi tra una quarantina di giorni scopriamo che c'era stata una lesione, probabilmente come è successo con Kier, non lo so. Ormai ridiamo per non piangere qui, cioè l'infortunio di Tomori è stato l'ennesimo. Non ti direi nemmeno più la goccia che fa traboccare il vaso, perché 'sto vaso è una roba enorme, pieno di gocce, di goccioloni Eh praticamente, sì. per tutti gli infortuni che ci sono stati, e sono d'accordo con te sui gol subiti. Ma io continuerò a ripetermi, il ciclo di questo allenatore per quanto mi riguarda è finito e evidentemente non solo per quanto riguarda me,
perché se è così tanto in bilico, se è così tanto in discussione, se si pensa a una svolta ma non la si fa, io non so quanto possa essere producente questa cosa, onestamente. Non so quanto possa essere producente e probabilmente credo di non aver nemmeno mai visto una cosa simile io. Piuttosto si cambiava, piuttosto si mettevano allenatori di primavera, traghettatori anche a tempo, anche 1 o 2 partite, 1 o 2 Mh. settimane, in attesa di capire chi potesse inserirsi in panchina, però a me sembra strano, cioè una cosa veramente singolare. Detto ciò, questa è la situazione, quindi la affrontiamo, la viviamo e speriamo di viverla comunque tornando a vincere, perché non possiamo buttar via la stagione al 27 di dicembre. Cioè, possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che il Milan debba cambiare allenatore, sul fatto che il ciclo di Pioli sia finito, magari qualcuno non lo pensa, non lo so. Fatto sta che il Milan deve vincere le partite adesso. Cioè, l'importante è fare i 3 punti, perché se no qui, se si va avanti come quella partita con la Salernitana, che è stata ignobile, rischiamo veramente di buttar via la stagione. Comunque ancora manca più di un girone, cioè più della metà delle partite e può succedere veramente di tutto in questa più di metà delle partite. E quindi bisogna in qualche modo ripartire. Poi a fine anno credo a questo punto, non lo so, se le cose andranno tragicamente mi auguro prima, ma a fine anno ci saranno dei cambiamenti e scopriremo poi cosa accadrà. Però adesso l'importante è fare i punti, vincere le partite, anche perché vi vorrei ricordare di questi periodi. L'anno scorso il Sassuolo a San Siro fece la sua figura Mh. più che dignitosa, ecco. Quindi bisogna stare attenti e poi si parla sempre di motivare i big, ripartire dai gol di Giroud e Leao e dare la scossa a Theo. Io credo che a questo punto bisogna anche fare altro, ecco, perché, leggiamo sempre questi titoli, giustamente sono i giocatori più rappresentativi, su Theo, su Giroud, su Leao, ed è anche giusto, da un punto di vista perché essendo i più forti ti devono loro un pochino trascinare, però ecco, bisognerebbe anche evitare gli infortuni, concedere meno gol e avere dei difensori con cui giocare. Esatto, sani. In tutto ciò, e lo premetto, non è assolutamente un attacco a Zlatan, ma Zlatan non c'è. Non ci sarà per la partita, non ci sarà per questi allenamenti che portano alla partita, ma era anche cioè, era nell'ordine delle cose, era nell'ordine delle idee. Quando insomma vengono anche fatti comunicati che possono anche magari essere un po' nebulosi sulle cariche, eccetera. Ma quando si dice esplicitamente che è un advisor di Redbird, rimane un advisor di Redbird, non è diventato il direttore sportivo del Milan. Sarebbe stato strano che da direttore sportivo del Milan non ci sarebbe stato magari oggi, domani, dopodomani, con il Sassuolo, eccetera. Ma è così. Insomma, è tra virgolette il suo lavoro, il suo nuovo lavoro. Non è tenuto a essere qua sempre. E poi possiamo discutere se al Milan invece serviva qualcos'altro. Ecco, al Milan probabilmente sì, serviva realmente qualcos'altro, oltre a Zlatan o con qualcosa di diverso con Zlatan. Eh, al Milan Eh, serve una struttura un pochino più precisa, nella parte dirigenziale, e soprattutto servono p persone con un po' più di esperienza, perché secondo me comunque parte di inesperienza a livello dirigenziale nel mondo del calcio da parte di Furlani, di Moncada e di chi per loro in questo momento la stiamo vedendo. Ma come è normale che sia, perché comunque Moncada ha sempre fatto lo scout, Furlani faceva un altro lavoro, ci può stare, è giusto, è sacrosanto che si debba imparare e non si sappiano affrontare certe cose. Secondo me, soprattutto per la gestione dell'allenatore, in questo momento un pochino lo stiamo vedendo. Poi che questa cosa possa portare a scenari magari diversi, io non lo so, però ecco, è un pochino alla luce del sole, secondo me. Per quanto riguarda Ibra, io non mi stupisco, cioè non è stato nominato direttore sportivo, direttore generale, direttore tecnico, vice, co-vice, di qualche altro ruolo, è un senior advisor e tutta quella serie di parole
che sono comparse nel comunicato, quindi di Redbird tra l'altro, nemmeno di AC Milan. E quindi ti dirò, se i suoi compiti sono altri, se i suoi compiti e le sue cariche variano e soprattutto sono libere, ma giustamente che faccia per quello per cui è pagato e quello per cui Cardinale lo ha assunto. Cioè Esattamente. non vedo nemmeno, come dire, la necessità e il bisogno di trovare critiche. Cioè, Ma evidentemente se non è presente c'è un motivo ed è legato anche al suo compito, al suo ruolo. cioè, nel senso, io non mi starei né a stupire, perché era capibile che era un ruolo del genere, né starei a fare la corsa ogni partita c'è, non c'è, ogni Esatto, allenamento c'è, non c'è. Tanto non sarà così. Non sarà un direttore sportivo che viene qua tutte le sante volte a vedersi l'allenamento o assistere alla partita. Non sarà questo. esatto. Poi che almeno potesse servire invece anche magari questa figura, continuo a pensarlo, ma dall'inizio dell'anno. Questo altro discorso. A proposito di ciò, chiudiamo con insomma, vedo che fare i conti sugli infortuni è diventato di moda, visto che per 2 anni Abbiamo fatto tendenza. sembrava essere qualcosa di perennemente sbagliato, ma il problema grosso è che ci siamo svegliati quest'anno, quasi come se sia nato quest'anno il problema. Mh. In realtà quest'anno è peggiorato, ma non è che l'anno scorso, 2 anni fa, il problema non c'era. Semplicemente non era così tanto aggravato come in questo momento è. Ed è uno dei motivi per i quali cambiare allenatore in questo momento diventa particolarmente difficile, perché la rosa è un po' tanto sulle gambe e soprattutto in quelle gambe di benzina ce n'è veramente molto poca. E come state vedendo, quando ci si infortuna per davvero adesso, cioè non Credo che arriva sia la quello più che altro il contrattura. motivo per cui quest'anno è più in evidenza, è più s alla luce del sole, a parte che proprio numericamente son di più, per è dicembre, siamo già ai livelli degli anni scorsi, se non quasi addirittura di alcuni anni superiori, quindi son di più, punto 1. Punto 2, non era mai successo che ci infortunassimo proprio così. Cioè sì, 2 tendini l'anno scorso più o meno erano stati coinvolti, ma uno era Florenzi a Reggio Emilia e forse ti poteva anche lasciar pensare che con l'età e giocando poco Florenzi non dico che potesse accadere più probabilmente, ma quasi, e l'altro era Calabria-Empoli, che ti può succedere una volta in una stagione. Qui ogni infortunio che c'è adesso riguarda i tendini e se non sono lesioni miotendine, cioè che coinvolgono il tendine, son proprio lesioni gravi dei tendini e quindi non va bene, non va bene. Ed è questo forse il motivo per cui è più alla luce del sole questa questione degli infortuni. Sono d'accordo con te quando dici: "Adesso chi ti viene a allenare con una rosa così?" È vero, ma infatti noi No, abbiamo ma spesso detto cioè il ma Ballardini della situazione viene, non vabbè è quello il chiaro, problema. Cioè, chiaro che arriva, un allenatore lo trovi, cioè non è che non c'è nessuno, ci mancherebbe sì, no, per altro. carità, Però ti dovrebbe servire qualcuno che una mano davvero te la dà. eh, E allora un big in questo momento non si sposta. esatto. A proposito di big, chiudiamo Henry, iniziano già a circolare voci per l'anno prossimo. Sì, Tra Conte, De Zerbi, che ho visto anche, Thiago Motta. Iniziano a girare un po' di nomi, fa un po' sorridere perché non siamo nemmeno nel 2024 con un allenatore a tempo, che anche lì lasciamo perdere la decisione quantomeno singolare, eh, che leghi il futuro di Pioli a una possibile vittoria contro la 15ª di Serie A in casa, quindi non proprio una roba no. insormontabile, ma tant'è. Vabbè Insomma, sì, abbiam pareggiato, vedi, dico perso perché è come se avessimo perso con l'ultima che aveva fatto sì, sulla sì, vittoria. certo. Però Henry, iniziano a girare un po' di nomi sul prossimo allenatore e insomma dovremmo parlarne credo per 1 ora per capirne un po' meglio Sì, di questo. Io mi limito a dire che, ehm, si è talmente ancora
in anticipo nel parlarne, che potrebbe valere veramente tutto in questo momento, e Sì. forse qualche chiacchiera si è fatta davvero con qualcuno di questi. Detto ciò, è talmente tanto presto che aspetterei. I discorsi sui prossimi allenatori si fanno verso febbraio, marzo, Ecco, non ecco. oltre, non oltre. Però molto questo fa capire tanto del destino dell'allenatore attuale che, ripeto, per me un po' di inesperienza nella sua gestione si è vista, un po' tanta inesperienza, però ti posso dire una cosa, dei 3, 4 nomi usciti finora, proprio, prima idea, primo acchito, come si suol dire, mi piacerebbero, sarei incuriosito, ecco, più che mi piacerebbero, un po' tutti, per motivi diversi. Thiago Motta per come gioca, De Zerbi idem, più o meno, anche se hanno 2 filosofie diverse. Conte dal punto di vista più che altro emotivo e anche nello stravolgere la squadra, perché sappiamo che Conte gioca diversamente, quindi sarei curioso di vedere un po' i nostri giocatori con più potenziale come potrebbero rendere con un allenatore del genere, quindi tutti mi destano curiosità i nomi usciti finora. Mh. Possiamo limitarci a fare questo, a commentare un pochino quei nomi che sono usciti, poi come dicevi tu però è molto, molto presto, molto presto. Ripeto, siamo al 27 di dicembre. Questa stagione non bisogna buttarla via, a prescindere Eh. da chi allena il Milan, a prescindere da chi gioca nel Milan, a prescindere da chi comanda nel Milan. Perché il Milan è sempre una squadra di calcio, cioè quel gioco in cui il pallone rotola e degli uomini 22 di solito lo colpiscono coi piedi, e di solito bisogna arrivare nelle prime 4 almeno, perché altrimenti è un harakiri di dimensioni gargantuesche. Addirittura. Caro R, grazie, ci ritroviamo domani per Mattino Ciao, Milan, e come detto ci ritroviamo invece tra poco per una sorta di micro talk a metà giornata, e poi in pomeriggio sera un obbligo di riscatto speciale. Henry, grazie e ciao. ciao. E quell'obbligo lì è quello che penso? Ce ne saranno 2, non so quale dei 2 pensi, Ah, quindi vabbè, comunque ci vediamo a obbligo. Ciao. ci vediamo a obbligo. Ciao.